Buongiorno a tutti, buon Ferragosto, amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Il nome di Manu Koné piomba sul calciomercato nerazzurro un po' come un fulmine a ciel sereno. E quindi adesso quali sarebbero gli scenari del mercato dell'Inter, come si interseca il nome del centrocampista francese con quello di Ademola Lookman e se il mercato dell'Inter finirà con Manu Koné o comunque ci sono tante altre strade per rafforzare la rosa. Insomma, andiamo a trattare ancora una volta il tema calciomercato a 360 gradi e prima di iniziare il contenuto, come al solito vi ricordo, se vi sarà piaciuto il video, di lasciare un bel like e magari anche un'iscrizione al canale in modo anche da non perdere di vista Angolo Nerazzurro per chi per la prima volta dovesse seguire il canale. Iniziamo innanzitutto da quello che è lo scenario che si è prospettato ieri. Manu Koné è stato praticamente offerto all'Inter, la cifra dovrebbe essere intorno ai 40 milioni, quindi poi si giocherà con i bonus, insomma cifra molto simile a quella che l'Inter aveva offerto per Lookman, quindi 40 più bonus o 42 più 3, la cifra su per giù dovrebbe essere quella. È stato offerto all'Inter perché comunque la Roma ha necessità di chiudere altre operazioni e potrebbe avvallare il sacrificio del centrocampista. Quindi da calciatore che sembrava inamovibile nello scacchiere giallorosso potrebbe rappresentare un po' la pedina per sbloccare altre situazioni. L'Inter naturalmente ne sta approfittando, o meglio ci sta provando ad approfittarne per mettere un tassello importante nella sua squadra e naturalmente punta a chiudere in tempi brevi, quindi non a creare un'altra telenovela in stile Ademola Lookman. Qualcuno addirittura riporta che il nome di Koné non è alternativo a Lookman, ma addirittura ci potrebbe essere uno scenario in cui l'Inter prenderebbe sia il centrocampista della Roma sia l'attaccante nigeriano. Naturalmente a me personalmente sembra uno scenario alquanto remoto, a meno che l'Inter non riuscisse a strappare un prezzo più basso, più vantaggioso per Koné o una formula particolare che personalmente non credo l'Inter riesca a strappare, anche perché la Roma ha bisogno comunque di fare l'introito per chiudere altre operazioni, oppure se dovessero aprirsi delle cessioni importanti, quindi Aslani per 18 milioni, cosa che al momento non sembra imminente, magari Taremi davvero per gli 8-10 milioni che aveva prospettato l'Inter, e allora ovviamente lo scenario potrebbe cambiare. Ad oggi la mia sensazione è che dovesse arrivare Koné, praticamente Lookman resterebbe all'Atalanta o comunque non approderebbe all'Inter. Sarebbe un cambio di programma nel calciomercato, una sterzata improvvisa, però secondo me potrebbe essere una scelta sensata. Al di là del fatto che darebbe un po' la sensazione di un calciomercato fatto più di occasioni che di programmazione, perché si punta a Lookman, si perde praticamente quasi un mese dietro Lookman, poi si vira su un centrocampista, sembra un po' perché si è prospettata un'altra occasione di mercato, quindi non perché sia stata una scelta programmata. Nonostante questo, però, mi sembrerebbe un'idea sensata. Perché dico questo? È vero che io più di una volta ho detto Lookman è un calciatore che serve all'Inter per caratteristiche, per l'imprevedibilità nell'uno contro uno, per quel calciatore bravo ad agire tra le linee che va a creare scompiglio nella difesa avversaria. Però perché dico che anche un cambio di strategia del genere sarebbe un qualcosa di più che sensato? Innanzitutto perché Lookman, per quanto forte sia, ma si sta trattando con una squadra che ad oggi non ha ancora fatto un prezzo, quindi non si sa se l'Inter può eguagliare la richiesta oppure no. Si tratta con una squadra, quella dell'Atalanta, che sta facendo un ostracismo forse ecco anche ingiustificato sia nei confronti di Lookman che nei confronti dell'Inter, e soprattutto il rilancio rispetto all'ultima offerta sarebbe di pochi milioni. Ecco, l'Inter potrebbe passare da 43 più 2 a 45 più 3, 45 più 5 al massimo, non di più. Non conoscendo il prezzo dell'Atalanta si rischia anche di poi avere una risposta con una richiesta di 60 milioni e dover comunque abbandonare quella pista. E quindi cosa succederebbe? Che il mercato dell'Inter rimarrebbe arenato praticamente dietro un calciatore che poi ci si rende conto di non poter raggiungere perché
la controparte, insomma, non è proprio aperta alle trattative. Ecco, già di per sé trattare con l'Atalanta è complicato, se non si sa qual è la richiesta, insomma, diventa ai limiti dell'impossibile. E allora a quel punto, come avevo detto già nei giorni scorsi, le strade sarebbero due. Puntare su un'alternativa valida però, quindi ok, l'Inter ha individuato che quel ruolo serve e allora trovare un altro giocatore con le stesse caratteristiche, cosa che secondo me finora non era successo, perché quando abbiamo parlato dei vari Sancho, Nkunku erano comunque calciatori diversi, quindi rappresentavano comunque un cambio di strategia, sembrava quasi un acquisto fatto tanto per farlo. Ebbene, poi in quel caso allora meglio dirottare l'investimento su altri ruoli. Non è stato fatto sul difensore, ormai Leone è stato perso, però insomma poi puntare su Koné avrebbe e come un senso anche dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista di quello che hanno detto queste prime amichevoli, perché Bonni e Pio Esposito hanno dato risposte più che confortanti, anzi hanno dato comunque delle risposte forse anche superiori a quello che molti di noi ci aspettavamo e con praticamente il problema che si è visto in fase di non possesso, sia per quanto riguarda la difesa, sia per quanto riguarda il filtro al centrocampo che molto spesso è mancato. Praticamente con Koné cosa avremmo? Un calciatore che dà affidabilità anche in fase di possesso, perché poi non è che sia scarso tecnicamente, però soprattutto che dà sostanza, quantità al centrocampo, fisicità, sono caratteristiche che il nostro centrocampo non ha da tempo. Ecco, quel calciatore bravo nei contrasti, nei duelli, che recupera palloni, che permette anche il gioco che sta cercando di fare l'Inter, che poi sia 3-5-2 con le mezzali insomma che si spingono molto in avanti, che sia 3-4-2-1. Tra l'altro è un calciatore duttile perché può giocare al posto di Çalhanoğlu e quindi in quel caso non giocare con un vero e proprio regista, anche se come detto Koné tecnicamente non è che sia poi un giocatore da buttare, oppure potrebbe fare la mezzala. Dovesse giocare da regista può dare ancora maggiori libertà alle due mezzali che abbiamo visto si inseriscono tanto, una delle due magari è anche molto all'interno dell'area avversaria, l'altra va a girare tra le linee, avere un Koné lì che dà equilibrio è importantissimo, dà la possibilità di giocare col 3-4-2-1, quindi essendo uno dei due di centrocampo, magari con una mezzala, un Frattesi, un Sucic o un Mkhitaryan avanzato sulla tre quarti, o magari perché no, sostenere proprio un attacco a tre punte, perché è chiaro che se a centrocampo è un Koné, insomma sarebbe anche un tantino più semplice sostenere l'attacco a tre punte, che poi sarebbe con un clamoroso doppio colpo e quindi anche con Lookman, oppure con, per fare un esempio, Bonni, Lautaro, Pio Esposito, Thuram, insomma tre di questi quattro. Quindi chiaramente ci rendiamo conto che sono caratteristiche che ci servivano, perché effettivamente è un calciatore che davvero, ecco, io anche in altri contenuti, anche mesi fa, quando si parlava della possibile cessione di Frattesi, avevo ipotizzato, ovviamente sembrava un'ipotesi quasi irrealizzabile, però avevo ipotizzato che magari a posto di Frattesi un Manu Koné avrebbe dato un grandissimo aiuto al centrocampo dell'Inter. Anche lo scorso anno col modo di giocare di Inzaghi non avrebbe certo fatto male un centrocampista del genere. Tra l'altro sarebbe un Inter che comunque non chiuderebbe il mercato con Koné, anche se non dovesse riuscire a prendere Lookman, poi potrebbero aprirsi altri scenari anche legati alla difesa. Se dovesse essere un investimento allora sarebbe subordinato a delle uscite, magari all'uscita di Aslani, come detto prima, di Taremi, si proverà a cedere Zielinski perché comunque ha uno stipendio importante, 4 milioni e mezzo all'anno, e quindi l'Inter cercherà di liberarsi del centrocampista polacco, ma c'è anche l'altra strada, quella che porta ad un investimento un tantino più low cost, ne abbiamo parlato ieri, ed è quello di Omar Solé, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni. Come detto ieri, potrebbe arrivare con questa formula, anche perché su Solé c'è un processo per violenza sessuale, quindi processo anche decisamente serio, e quindi c'è un po' il punto interrogativo, l'Inter non lo prenderebbe a un titolo definitivo.
Tra l'altro arrivo di Solé che potrebbe essere subordinato alla partenza di Pavard, difensore francese che è comunque sulla lista dei partenti. C'è il Galatasaray, l'Inter lo cederebbe per una cifra tra i 18 e i 20 milioni, oggi è a bilancio per 18 milioni, quindi insomma sarebbe la cifra che permetterebbe comunque di non fare minusvalenze. Insomma, calciomercato dell'Inter che si muove, speriamo che non rimangano soltanto dei nomi. Qualcuno ha ipotizzato anche che la richiesta della Roma per Koné potrebbe essere vicina ai 50 milioni, però insomma una squadra che ha bisogno di sbloccare il mercato, un calciatore che viene proposto all'Inter, è chiaro che è una situazione che permette un tantino più di margine di trattative, quindi la sensazione è che lì, se c'è chiaramente la volontà di portare Manu Koné a Milano, sia una situazione decisamente che si può chiudere in maniera più semplice rispetto a Lookman, che si può chiudere anche nel giro di qualche giorno. Speriamo insomma che non rimangano soltanto ipotesi, che non rimangano soltanto delle idee e delle belle fantasie di noi tifosi, ma che effettivamente possiamo vedere un colpo importantissimo per la nostra Inter, anche perché poi praticamente tra 10 giorni inizia il campionato e all'Inter, come ho detto in altre occasioni, purtroppo manca ancora qualcosa. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Secondo voi Koné è il nome giusto? Se dovesse essere un cambio di strategia e quindi dovesse essere abbandonata la pista Lookman, ritenete che sia un'idea sensata, un qualcosa che fa il bene dell'Inter? Insomma, come sempre, sfruttiamo la sezione commenti anche per confrontarci. Io vi saluto e vi lascio con un gran bel Forza Inter!